Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di aprile 2026. Ok. Abbiamo la carta del carro. Amici del Capricorno, potrebbe essere un viaggio, uno spostamento, una scelta da dover effettuare in questo periodo. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un appeso. Abbiamo la regina di pentacoli, tre di coppe, regina di coppe, 6 di coppe, cinque di pentacoli, e la sacerdotessa, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere lo sviluppo energetico, quindi andiamo a vedere carta per carta e tenete presente che se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Non importa quale sia il tipo di legame che avete, può essere una conoscenza, può essere una relazione stabile piuttosto che clandestina o senza etichetta, semplicemente sarà l'evoluzione energetica del periodo della persona. Partiamo con questo appeso perché qui ho la sensazione che o c'è come un momento di fermo, un momento di riflessione, mi verrebbe quasi da dire, può anche essere che qualcuno cerchi punti di incontro, diciamo nelle relazioni in generale, anche se qui con un 2 di coppe potrebbe essere un incontro proprio già a metà aprile. Però ho come la sensazione che inizierete a vedere altri aspetti delle relazioni che prima magari non prendevate in considerazione. Datemi una carta per il 5 di coppe. Regina di pentacoli. E ce l'avete qui, andiamo a vedere anche questa. Abbiamo la forza, l'imperatore e un 9 di coppe. Devo dire che, allora, io sento come se la regina di denari foste voi, perché è proprio un archetipo di terra. Potreste essere in un momento di forte potere personale. Se per caso la regina di pentacoli fosse la vostra persona di interesse, o questa persona comunque che andrete a incontrare con il 2 di coppe, quello che diciamo così, la persona che potrebbe interessarvi da questo periodo in avanti, sento che è una persona che ha una buona stabilità economica, una buona base. Andiamo a vedere 3 di coppe.
Abbiamo il Papa, un 5 di bastoni e il Re di spade. Sembra che qualcuno qui non si voglia legare, cioè io ho come la sensazione che possiate essere in un periodo dove è piacevole incontrare gente, è piacevole incontrare persone, ma è come se foste abbastanza focalizzati su voi stessi da non volervi compromettere con nessuno. E vedendo anche questa regina di coppe al contrario, mi viene quasi da dire che non avete tanta voglia di innamorarvi. È più un passare del tempo insieme, magari stare in compagnia a qualcuno. Io credo che faccia riferimento a quello l'appeso, vedere una relazione non solo come il potenziale amore, ma anche valutare relazioni per come vi fanno star bene, indipendentemente dal fatto che si possa sviluppare o no qualche cosa. Andiamo a vedere questa regina di coppe. Non so, c'è come un incontro che vi fa riflettere qui. Abbiamo la stella e un fante di pentacoli. È come se doveste ancora trovare quali sono i punti in comune o con questa persona o diciamo quello che potreste volere voi da una relazione anche nel caso in cui non sia necessariamente destinata a diventare l'amore della vostra vita. È un po' come se vi chiedeste di che cosa ho bisogno adesso, che cosa voglio io adesso da una relazione. Perché qui ho come la sensazione che vi manchi un po' di input, di spinta. Andiamo a vedere il 6 di coppe perché è una carta di sogno e anche la stella in realtà. Io sento che dovete come coltivare un sogno. Vi manca un po' di illusione probabilmente. Qui c'è anche un 5 di coppe, quindi qualcuno potrebbe essere stato deluso in passato e quindi portarsi un po' dietro questa forte stabilità e per cui tutto quello che viene in più, se c'è bene, se non c'è bene uguale. Ho un po' questa sensazione. Fatemi sapere però nei commenti. Andiamo a vedere se di coppe. Abbiamo la carta dell'appeso. E un 8 di bastoni. Di nuovo l'appeso, ragazzi. C'è come qualche sogno qua che potrebbe cambiare prospettiva nel prossimo periodo. Vi dico che c'è un 8 di bastoni, quindi qualche tipo di comunicazione potrebbe effettivamente arrivare da parte di questo potenziale ingresso qui che vediamo nella terza settimana del mese. Andiamo a vedere anche questo 5 di pentacoli. Asso di e sento che vi manca l'entusiasmo per iniziare qualcosa. C'è una profonda delusione qui, perché avete sia il 5 di pentacoli, che può anche rappresentare una dipendenza, può rappresentare una carenza economica, ma qui abbiamo anche la carenza emotiva del 5 di coppe, quindi c'è come qualcosa che manca in questa situazione o in questa relazione. Ancora una carta per il 5 di pentacoli. Due di spade. Io credo che non si riesca ancora ad avere, come dire, un'idea completa della situazione. Il due di spade mi parla di alcuni dubbi, di possibili ripensamenti che potreste pensare di avere. È come se non riusciste ad avere, ma giustamente perché quando si è in questa fase, diciamo che si è come in una sorta di bisogno e quindi è chiaro che si valutano le cose da quel punto di vista, non si riesce a essere poi così tanto obiettivi. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Nove di spade. E 8 di pentacoli. E infatti, nonostante non ci sia quest'idea così chiara di quale potrebbe essere il sogno con questa persona. Il sogno, vi faccio un esempio per farvi capire che cosa intendo. Siccome c'è una rivisitazione di quello che voi, o meglio, di come voi vedete le relazioni,
o la vostra futura relazione o la relazione magari proprio con questa persona, c'è come un rifocalizzare, ridisegnare, se vogliamo, quello che potrebbe essere il prossimo obiettivo. Sento che vi manca illusione, vi manca spinta, vi manca entusiasmo, vi manca la cispa, come si dice in italiano? La scintilla, vi manca forza, voglia, coraggio, volontà, motivazione, supporto. C'è come un qualche tipo di vuoto che sento ed è da quel tipo di vuoto che state valutando la relazione o comunque questa situazione che si può presentare. Io sento che entro la fine del mese, comunque, nonostante tutte le preoccupazioni che potreste avere, nonostante il fatto che non abbiate magari le idee chiare, che decidiate, secondo me, di andare avanti, di muovervi in questa situazione, in questa relazione, secondo me cercando non tanto di godervi il giorno per giorno, ma di analizzare il giorno per giorno, cioè un po' come se piano piano riusciste a costruire il puzzle. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Vi ricordo che non importa il tipo di legame. Cavaliere di coppe, re di denari, guardate, regina e re di denari, 3 di pentacoli e 3 di coppe. È come se qui voi voleste divertirvi e questa persona volesse costruire. Siete abbastanza entrambe nel vostro potere personale, secondo me. 2 di coppe e qui sento come la necessità di un compromesso. Re di coppe, qui avevate la regina di coppe. Wow, è proprio allineata questa lettura. 7 di coppe e qui mi torna un po' col 2 di spade, perché sono due carte che non fanno vedere la realtà. E fante di pentacoli che avevate qui. Allora, andiamo a vedere questo cavaliere di coppa perché io ho la sensazione che do per scontato che conosciate già la persona, siccome è la vostra persona di interesse, però vedendo questo due di coppe può essere che vi sia effettivamente arrivata qualche tipo di offerta, qualche tipo di proposta ed è per quello che magari siete in una fase di rivalutazione di questo legame, di questa conoscenza, di questa relazione. Re di pentacoli nuovamente e re di spade. Sento che c'è molta connessione sia a livello mentale che a livello di gusti simili, piuttosto che di abitudini o cose per lo stile. C'è tanta attrazione mentale anche. Andiamo a vedere il re di denari. 9 di bastoni, cavaliere di spade e sacerdotessa, che avete anche voi qui. Allora, devo dire che questa persona sì, si fa avanti, ma non è che sia così decisa. Ho come la sensazione che sia un po' sulle sue, cioè nel senso, è vero, c'è probabilmente questa sintonia, questa proposta, questa offerta, mi viene da dire questa simbiosi, questa sincronicità, se vogliamo anche. Però a tutti gli effetti questa persona, a parte che con il 9 di bastoni la sento molto sulla difensiva, molto sul suo territorio, però anche voi siete abbastanza così soddisfatti della vostra vita. La persona potrebbe essere un po' più stanca del tipo di vita che ha, però tutto sommato ognuno dei due governa bene il proprio territorio. Però
è anche vero che c'è questo cavaliere di spade al contrario, c'è come una sorta di intermittenza, un po' ci sono, un po' non ci sono, un po'... sembra quasi il trattamento caldo-freddo. Andiamo a vedere il tra di denari. 7 di bastoni e 6 di coppe. Il 6 di coppe c'era già qui. C'è come voglia di costruire da parte di questa persona, però è come se non facesse parte del vostro sogno. O potrebbe essere che voi non facciate parte del suo sogno. Dipende se magari è un sogno lavorativo, per esempio, per qualcuno è un sogno di vita. È come se questa persona sentisse di essere svantaggiato o svantaggiata rispetto a voi su qualche tema, perché comunque vi dico, vi sento ben posizionati tutti e due. Non è che, non so, vi sento ben posizionati, non è che, come vi posso dire, ognuno dei due si gestisce bene la sua vita, ecco. Non siete in una di quelle fasi dove aspettate che qualcuno vi salvi e neanche l'altra persona è in quella fase. Andiamo a vedere il due di coppe. Fante di pentacoli e giustizia. Fante di pentacoli, fante di pentacoli, fante di pentacoli. Allora, io credo che questa persona possa avere ancora qualche situazione in sospeso, sinceramente. C'è ancora come qualche tema da cui si deve separare, che deve chiudere. Può essere una relazione precedente, una sofferenza precedente, un qualche tipo di tema vostro. Può essere che abbia qualche credenza limitante, per esempio sul stare in coppia. È come se, perché anche voi qui avete un papa al contrario, è come se mancasse un certo tipo di compromesso, di punto medio, perché il 2 di coppe in realtà c'è qui. Può anche essere che voi siate disposti a cercare un punto medio mentre questa persona no. Andiamo a vedere il re di coppe. Anche se vi dico, c'è comunque un'offerta romantica qui, eh. Può darsi che siate comunque interessati perché c'è comunque una sorta di sintonia, di affinità, che ognuno dei due abbia una vita talmente tanto stabile, talmente tanto costruita, ehm, da far fatica a far collimare. Andiamo a vedere il re di coppe. La luna e il papa. Io, guardate ragazzi, avendo un re di coppe sento che qualche cosa in un prossimo futuro potrebbe effettivamente cambiare. Io lo sento molto positivo. Il Papa potrebbe essere effettivamente un mediatore in questo caso, qualcuno con cui la persona potrebbe parlare, potrebbe fare aprire dei punti di vista, potreste anche essere voi come un maestro spirituale nei confronti dell'altra persona. Però c'è come qualche cosa di vecchio, di passato, che secondo me, perché sono le due figure archetipe del terapeuta spirituale. Quindi io credo che l'altra persona abbia bisogno come di confidarsi, di aprirsi, può anche essere proprio di appoggiarsi a qualcuno di esterno per elaborare qualche cosa che ha dentro. C'è un tema legato al passato che potrebbe ritornare e che ha bisogno di essere maturato, guarito. Andiamo a vedere il sette di coppe perché da dopo questo momento si aprono delle possibilità, perlomeno sono idee, c'è come una speranza. Eccolo qua, c'è un fante di coppe e un asso di spade. Sento che la persona potrebbe ridimensionarsi rispetto a questa grande proposta del cavaliere di coppe perché è come se si aprissero nuove prospettive. Sento un po' come se dicesse ci provo di nuovo o ci riprovo o riproviamoci, una cosa per lo stile. O potrebbe anche essere una cosa del tipo iniziamo dalle piccole cose, perché anche qui voi avete un 8 di pentacoli, eh.
Però andiamo a vedere questo fante di denari. Gli amanti e la regina di bastoni. Ragazzi, promette bene. Io sento che questo carro vi farà spostare, muovere in avanti rispetto al tipo di situazione che già state vivendo o rispetto alla conoscenza che andrete a fare all'inizio del periodo. Comunque sento che c'è come un amore ricambiato qui, eh. Voi forse avete più bisogno di rivedere certe ideologie qui. Ok, andiamo a vedere qualche altro oracolo. Abbiamo la libellula. E allora vi dice che ci sono delle cose che potrebbero arrivare alla luce e qui lo sento, c'è come un'eruzione vulcanica qua, sento. E voi avevate anche, guardate, tutto insieme tra l'altro, l'otto di bastoni. Quindi c'è qualche comunicazione, qualche notizia, qualche cosa che potrebbe arrivare, che potrebbe venire fuori. Inerente, sì, un sogno inerente a un qualche tipo di ideale romantico anche sento. E poi vi dice anche cambi, guarigione e adattarsi, adattamenti. Wow. Ragazzi, anima gemella. Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Re e regina di pentacoli, poi fatemi vedere che cosa avete. Avete re e regina di coppe, avete la carta degli amanti, due volte il due di coppe, ci può stare. La stella, due volte il 6 di coppe, eh sì. Guardate, vi dirò che con due volte il 6 di coppe, poi avete anche la luna e gli amanti, e due volte il 2 di coppe, può essere anche un, insomma, un'anima che avete già vissuto, con cui avete condiviso in una vita passata. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia rincuorato. A me l'ha fatto tanto, sinceramente, è stata una bella lettura. Se volete sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, ma tenete presente che la stessa cosa la potete anche fare semplicemente abbonandovi al canale. Lì ci sono 30 anni dei miei studi personali e professionali condensati e messi lì a disposizione. I titoli dei video si vedono, guardateli, sono pubblici, così vi rendete conto insomma dei temi che vado via via trattando. Sono 4 playlist, sono numerate, vanno visti in ordine cronologico di numero proprio perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!